Sono passati quasi 3 anni da quando TOC e la nostra stanza degli orologi ha aperto ormai. Siamo a più di 25.000 iscritti e di questo sono sorpreso, prima ancora di voi, e spero che saremo sempre di più, insomma. Il prossimo obiettivo è 30.000 iscritti, se non siete già iscritti fatelo, insomma è gratuito e ci aiutate a portare nuovi contenuti, nuove recensioni, perché le aziende più siamo e più si fidano del nostro giudizio. Ma a parte questo, in questa breve e intima chiacchierata, come facciamo ogni tanto qui su TOC, voglio dirvi un po' come è nato questo canale, questo progetto, che cosa è successo in questi 3 anni e anche magari che cosa si prospetta per il futuro. Ma il tutto, come sempre, tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Era il 2 novembre del 2020 quando decisi di aprire questo canale, di aprire TOC, il cui nome è in realtà l'acronimo di It's Time O'Clock, cioè è ora, è il momento. Ed era il momento di aprire un canale di orologi. Sono appassionato di orologi da quando sono piccolo. Ho avuto la possibilità di iniziare a acquistarne, a fare una piccola collezione che poi si modifica nel corso del tempo, nel corso degli anni, una decina d'anni fa. Una decina d'anni fa, quando ho iniziato a guardarmi attorno, a valutare, soprattutto a toccare con mano, che è la cosa più importante di questa passione del collezionismo di orologi. Lo dico sempre, non vi fidate mai dei miei video, del mio giudizio, dei miei gusti, perché ognuno ha i propri, ma in ogni caso provate gli orologi al polso, sempre, perché cambiano totalmente, anche rispetto a una fotografia. Insomma, 10 anni fa ho cominciato e poi è arrivato il Covid, è arrivata la pandemia, è arrivato il lockdown, le tante preoccupazioni, tutto quello che di terribile è successo in questi anni, ed era anche il tempo in cui avevamo più tempo libero anche per riflettere su noi stessi, e così ho pensato che sarebbe potuto essere interessante iniziare a parlare di questa mia passione, perché ritenevo di avere tante cose da voler dire all'interno dei video, non soltanto più sui forum o sui social, su Facebook, sui gruppi Facebook, ma in una mia piccola stanza, un piccolo salottino nel quale invitare e accogliere un po' di amici che poi, insomma, siete voi iscritti, che ritengo assolutamente qui con me, insomma, come se stessimo chiacchierando appunto tra amici, e la nostra musichetta di sottofondo serve proprio a quello, insomma, a rilassarci per affrontare questi argomenti che a volte sono spinosi, a volte sono divertenti, controversi, insomma, come si farebbe in un salottino intimo, un po' elegante, quando ci si riesce. È nato il canale e le difficoltà sono state tante. Ho iniziato a registrare con un iPhone e dopodiché ho iniziato ad investire quello che potevo su macchina fotografica, sulla scenografia della nostra stanza degli orologi, ma soprattutto ho iniziato a pubblicare, ed è ciò che fa la differenza. Da sempre, e da sempre lo sento dire a tanti youtuber, anche professionisti, perché poi questo mio è di TOC, è un hobby e rimane tale, sebbene sia sempre più evoluto, ma adesso vi spiego come si è evoluto TOC nel corso di questi 3 anni, ma rimane un hobby dove però se lo si vuole fare per bene, se si vuole conoscere tanta gente, tanti appassionati, e poi fare tante amicizie, come fortunatamente è successo qui su TOC, bisogna impegnarsi. E impegnarsi significa registrare, pubblicare, essere sempre alla ricerca di nuove idee, nuovi contatti, nuovi contenuti. Questo significa registrare e pubblicare anche quando non si può, quando si hanno degli impegni, quando si ha mal di testa, quando semplicemente non si ha voglia, quando i commenti sono negativi perché quell'idea magari non era buona. Ed è anche abbastanza stressante da un punto di vista psicologico, perché dover avere sempre l'idea buona, che piaccia, e magari anche avere il timore che quell'idea non stia piacendo, è stressante, sempre con la paura che tutto quello che stai facendo possa non servire a nulla, anche se pian piano continua a richiedere
sempre più tempo, sempre più impegno e così insomma dopo qualche mese di talk arrivati nell'estate del 2021, ero molto indeciso se continuare. Pubblicavo credo 2 o 3 video a settimana, erano già tantissimi per un canale nato da pochi mesi, eravamo già circa 3 o 4 mila, eppure rimanendo un hobby mi chiedevo se valesse la pena, però stavo facendo qualche nuova amicizia, qualche nuovo contatto. Chronex all'epoca mi chiese di parlare del loro progetto, ma soprattutto nell'estate del 2021 mi contattò Rosario con un messaggio Telegram semplicemente chiedendomi se avessi bisogno di una mano nella gestione del canale. Non sapevo neppure chi fosse, però il suo messaggio era ben scritto e soprattutto aveva degli spunti interessanti, come per esempio i sottotitoli. Così lo contattai nonostante la diffidenza iniziale e abbiamo iniziato assieme sin da subito a lavorare su nuove idee e sui sottotitoli soprattutto, perché ogni video del nostro canale è sottotitolato in 5 lingue e questo naturalmente ci consente di arrivare un po' in tutto il mondo, perché chi dalla Francia, dalla Germania o dagli Stati Uniti apre il nostro video vedrà titoli di descrizione in inglese o comunque nella sua lingua di origine e i sottotitoli poi, mentre parlo in italiano, in lingua, e questo naturalmente ha aiutato molto il canale a crescere. E così siamo andati avanti con nuove idee, con nuovi progetti, sempre con più impegno. A noi si è unito Davide, il nostro montatore, poi è arrivata la regia di Colmena Production e poi l'agenzia pubblicitaria di A4 che ha rivisto anche tutto il design, una specie di rebranding del canale con delle nuove grafiche che volevo magari un po' più in linea con l'intimità e l'eleganza che cerco di portare qui nella stanza degli orologi, insomma con tutti i limiti del caso. Però il progetto è andato sempre più avanti, ma soprattutto mi ha consentito di fare tante nuove amicizie, che è una cosa incredibile, che non mi aspettavo sinceramente, anche a causa delle limitazioni geografiche, ve lo dico in tutta onestà. Registrando dalla Puglia non credevo di poter essere seguito così tanto anche da tutte le regioni d'Italia. In realtà seguono Talk moltissimi amici, prevalentemente amici da Roma in su, da Bologna in su, forse Bologna insieme allo zio Poli e tanti altri amici come per esempio Stefano di Tic Tac Watch Channel è il fulcro principale di Talk. E ogni volta insomma che ci vediamo tra Parma e Bologna siamo sempre tanti amici, pranzi, cene, insomma, e ci divertiamo. E oltre a tutti questi amici e a tutti voi che seguite il canale, in realtà questa esperienza sia sociale ma anche professionale sotto un certo punto di vista mi ha consentito anche di allargare totalmente i miei orizzonti da appassionato. Ero uno di quelli estremisti del brand e dell'orologeria di lusso. Ho sempre mal visto e mal considerato tutto ciò che gravitava attorno all'orologeria più importante, un po' come in realtà è sempre successo sui forum anche di orologeria fino a pochi anni fa. Questo canale, ma soprattutto i tanti nuovi amici e i tanti nuovi contatti mi hanno consentito in realtà di vedere l'orologeria sotto tanti punti di vista, dal vintage al moderno, fino ad arrivare per esempio ai micro brand, che sono diventati un tassello abbastanza importante della mia visione dell'orologeria. Forse non del canale, dove ho parlato forse di un paio di micro brand in tutto, sicuramente HTD con cui abbiamo realizzato la nostra prima edizione limitata, il Dollarone, e che verrà consegnato a breve, insomma dovrebbe arrivare entro dicembre. Così come ho parlato tanto, mi sono innamorato, ce l'ho anche qui, il mio Panda Verde di Calamai. L'esperienza migliore di Calamai è stata quella di conoscere Francesco, il patrono, il fondatore, che mi ha portato nella fonderia dove ottengono le casse che poi vengono rifinite in Italia dei suoi orologi, dalla fusione delle turbine degli F104 e dei caccia multiruolo Tornado. Ma soprattutto ho conosciuto Francesco, una persona incredibilmente interessante, una persona d'altri tempi, una
passione ed educazione che tanti di voi ormai hanno imparato a conoscere, che mi ha colpito sin da subito. E anche lì, come spesso dico, come tante altre passioni, in realtà si va oltre l'orologio, il semplice orologio che può piacere, può non piacere, i gusti sono migliaia, non si può pensare di fare un orologio che piaccia a tutti, si può pensare di fare un bel orologio, un bel cronografo sportivo, non si può piacere a tutti, ma si può sicuramente raccontare cosa c'è dietro un microbrand, le storie, i sogni, le passioni. Alcune volte mi dispiaccio quando leggo tanti commenti negativi di chi facilmente può pensare di smontare un progetto, i sogni, le aspettative di qualcuno semplicemente scrivendo 4 righe dietro la tastiera di un telefono. È un peccato, perché in realtà si dimentica che cosa c'è dietro, che poi può non piacere per l'appunto, ma dietro comunque c'è sempre passione, impegno, sudore, i sogni e le notti insonni di tanti appassionati che decidono di realizzare i propri orologi. Spesso lo si dimentica, è un peccato, spesso si dimentica in realtà anche un po' l'educazione, anzi a volte in questo ultimo periodo storico l'educazione viene vista quasi come se fosse qualcosa di anacronistico. Vabbè, discorsi insomma che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che mi ha portato questo canale a considerare sono stati gli homage, da cui prendo da sempre e continuo a prendere le distanze. In realtà non sono orologi che consiglio, non sono orologi che mi piacciono, non sono orologi che ho acquistato quando non potevo acquistare orologi importanti, ma mi piaceva per esempio tantissimo il sub Ghiera Verde di Rolex. Non comprai certamente l'Homage, ma perché mi avrebbe dato un po' quel senso di frustrazione di avere un orologio che assomigliasse a ciò che desideravo. Ma questi sono gusti, ho imparato a capire attraverso questo canale e a questi 3 anni di esperienza da insider nel settore degli orologi che si possono valutare tanti punti di vista diversi, tra cui anche chi è appagato dal collezionare homage. E al di là di chi magari li acquista pentendosene, e lì allora io consiglio di attendere, di non acquistare homage, ma di avere pazienza per arrivare all'orologio che si sogna, che si desidera, c'è chi invece ama collezionare quei design spendendo poco, e questa è una visione per esempio che, pur non condividendo, capisco benissimo e che non critico, perché appunto è una visione come tantissime altre. Ho imparato anche attraverso TOC a essere meno permaloso, indubbiamente, un po' lo rimango, ma ho imparato ad essere più sereno con la mia visione, con le mie idee, senza farmi condizionare troppo. Ho imparato e sto imparando ad ascoltare soprattutto le critiche, ma solo quando sono educate, perché è quello che io pretendo su YouTube, ma anche nella mia vita sociale, professionale, nelle mie relazioni. Sono una persona educata che si pone in maniera educata, credo, e pretendo la stessa educazione, lo stesso rispetto. Altrimenti magari sto imparando a tollerare anche la maleducazione, ma in generale la maleducazione non fa parte della mia vita, non è una cosa che mi piace. E quindi sì, le critiche maleducate o le critiche fine a se stesse, quelle critiche che servono semplicemente a smontare i sogni o l'entusiasmo delle persone, o magari il mio quando pubblico un nuovo video, beh, quelle no, continuo a non tollerarle, e non lo so, vedremo poi in futuro che cosa accadrà. Che altro è successo? Non mettiamo parolacce, poi dici l'educazione e la maleducazione. Sto parlando da solo, cioè tu mi ascolti, ma in questo momento no, perché sto parlando da solo. Dai, vai del materiale tipo da mandarmi lo psicologo. In questi 3 anni ho anche imparato a cercare di non condizionarvi. Moltissimi contenuti su internet nascono per influenzare l'opinione del pubblico. Mi sono reso conto che pur non volendo questa cosa accade sempre, un po' perché tanti di voi mi vedono come un punto di riferimento, benché, come dico sempre, io sia un semplice appassionato che fa dei video, come chiunque di voi potrebbe iniziare a fare. Tra l'altro, se siete interessati, fatelo, anche soltanto provateci, perché è davvero un'esperienza umana e professionale formidabile questa di YouTube, che poi è anche il futuro, secondo me, della società.
ma questo è un altro discorso. Comunque dicevo, un po' perché tanti di voi mi vedono come un punto di riferimento, un po' perché ormai sui social funziona in questo modo. E ho imparato a cercare di non condizionarvi, sempre dando un mio parere, una mia opinione, ma sempre ricordandovi, e l'ho fatto anche poco prima, di provare personalmente ciò che state cercando, ciò che vi interessa. Provatelo al polso, perché le cose cambiano tantissimo. Confrontatevi con tanti appassionati anche nelle nostre chat, nella chat della stanza degli orologi che trovate su Telegram, trovate anche il link nella descrizione. Però ecco, non fatevi influenzare, perché poi alla fine, in realtà, ciò di cui parlo, ciò che vi faccio vedere, ciò che ho al polso, come questo Pelagos Fixed, che tra l'altro oggi c'entra poco, ma insomma avevo questo. Comunque sono cose che vi faccio vedere, che vi descrivo, che potrebbero piacervi, e in ogni caso farvi vedere determinati oggetti o determinati orologi, naturalmente, può in qualche modo condizionarvi e influenzarvi. Quindi non serve cercare di influenzare qualcuno, semplicemente perché, come avviene anche tra amici, ci si guarda i polsi, si parla di determinate cose. Anche in quel caso si può essere tranquillamente influenzati dall'opinione di un amico o magari semplicemente dallo stile di un amico che ci piace, che piace molto. Lo stesso succede con i video e è quello che cerco di evitare. Non credo di averlo davvero imparato, ma anche non credo di essere in grado di fermare questo effetto da influencer. Però ecco, è una delle cose che cerco di evitare e che più mi pesa, perché ok fare i video sugli orologi, ok farlo per passione, va benissimo questo hobby, mi piace tantissimo potervi mostrare, soprattutto anche per me, poter avere tra le mani tanti orologi che se non facessi video non potrei vedere, perché magari mi vengono inviati da alcune gioiellerie o da alcuni appassionati, ma allo stesso tempo non mi piace l'effetto di influenzare qualcuno, perché non ne ho bisogno, perché non ne avete bisogno voi, perché non serve a nulla in realtà, i video continuo a farli lo stesso. Quindi è una delle cose che nel fare video sto cercando di imparare ad evitare, però ripeto, sono degli effetti che probabilmente non riesco ad evitare perché sono fenomeni naturali. In ogni caso, questi 3 anni nella stanza degli orologi, tra fiere, viaggi, amici, contatti, tante nuove conoscenze, tante nuove aziende, tantissimi nuovi orologi che sono nati, per esempio nell'orologeria italiana, anche grazie a questa divulgazione e al nascere di nuovi canali che parlano di orologi e che attirano sempre più appassionati, interessati, curiosi. È un'esperienza che mi sta piacendo tantissimo. È un hobby, è un bellissimo hobby che richiede tanto impegno pur rimanendo un hobby, ma che dà anche tantissime soddisfazioni professionali, sicuramente, perché aiuta ad acquisire nuove competenze, anche semplicemente video, ma soprattutto umane e sociali. Un'esperienza che davvero, per chi volesse tentare di raccontare la sua passione, che siano orologi ma che siano anche avvini, per esempio, consiglio assolutamente. È un'esperienza dura, può non sembrare, ma registrare, montare, organizzare decine di video ogni mese sui vari social, sempre con le idee giuste, cercando di avere sempre le idee giuste, non è facile. Può sembrarlo, ma è davvero un compito molto molto difficile. Non a caso i contenuti sempre di maggiore qualità stanno anche puntando a una determinata e una precisa professionalizzazione del settore, come credo che sia anche giusto per chi si impegna a realizzare contenuti di qualità. Questi sono stati i primi 3 anni di Talk, spero che ce ne siano altri in futuro e indubbiamente quello che vorrei fare è quello per cui stiamo lavorando, anche con i nuovi tanti format che avete visto e che vengono pubblicati, una nuova puntata ogni giovedì, ogni mese, tante nuove stagioni. Stiamo lavorando a un format strepitoso girato anche a Roma con la collaborazione di Chronoservice 24, Filippo e Matteo Colonna, che probabilmente già conoscerete, ottimo orologiaio
notaio e il restauratore Filippo. Insomma, le idee sono tante, ci piace tantissimo questo progetto e credo insomma che continueremo in questa direzione. Io vi ringrazio per essere stati qui, chi è appena arrivato, chi sin dall'inizio, vi ringrazio per essere così tanti e spero insomma che potremo essere sempre di più, anche per avere sempre più orologi da farvi vedere e fatemi sapere un po' come è andata a voi questa esperienza da appassionati fruitori di video, magari negli ultimi 3 anni, e noi invece ci rivediamo come sempre in una nuova puntata qui nella nostra stanza degli orologi su TOC. Ciao!